Amici motociclisti, ben ritrovati, un altro appuntamento degli allestimenti Givi sulle moto attuali. Oggi andiamo a analizzare la Royal Enfield Super Meteor 650, una moto che ha la volontà di riportare un po' in auge il mondo custom che negli ultimi anni, insomma da qualche anno, è stato un pochino accantonato, ed in effetti dobbiamo riconoscere che i numeri di vendita della moto fanno ben sperare, perché in Italia magari no, però nel resto d'Europa è una moto che sta vendendo bene. Quindi abbiamo deciso di allestirla di tutto punto per renderla fruibile anche da chi vuole fare dei viaggi a medio raggio, perché no? Andiamo nel dettaglio a vedere l'installazione dei vari accessori e quali accessori abbiamo montato su questa moto. Andiamo a vedere nel dettaglio come abbiamo allestito questa Super Meteor 650 partendo dal comparto bagagli. Abbiamo dei telai laterali PL 9058, sono dei telai monocoque, ok? Quindi compatibili con tutte le valigie monocoque, quelle che pensiamo più idonee al target della moto è la linea weightless, le vedete qua montate. Queste sono le VL 900 abbinate appunto ai telai PL 9058. In ogni caso vi ricordo che tutti i codici e i link al sito li trovate nella descrizione. Quindi abbiamo queste due laterali da 25 litri cada una. Al posteriore abbiamo messo il portapacchi SR 9058 al quale dobbiamo abbinare una piastra, che è la piastra che definiamo universale monocoque, la E251. Quindi fate attenzione se andate ad ordinare il portapacchi, sapendo che dovete abbinare una piastra monocoque, di non andare a prendere una M5 piuttosto che quella in alluminio. Qua va la E251. Su questo rack posteriore abbiamo montato il top case che sempre dalla linea VL, e è il VL 901. Qui abbiamo una capacità che varia dai 29 ai 34 litri. Dico varia perché la caratteristica di questo, chiamiamolo bauletto posteriore perché è un bauletto a tutti gli effetti, ha questa cerniera perimetrale che permette di estenderne l'altezza. Quando è esteso, la VL 901 è in grado di contenere un casco modulare. E qui vorrei fare un piccolo appunto. Quando noi dichiariamo le capacità delle valigie, considerate che parliamo dei nostri caschi. I test chiaramente vengono fatti con i caschi Givi, quindi è sempre consigliabile, prima di procedere, se avete proprio la necessità di avere un bauletto che contenga i due caschi modulari, magari provateli prima, giusto per sicurezza, perché se non avete un casco Givi non possiamo chiaramente garantirvi che ci stiano. Nel 99% dei casi ci stanno, però ci sono caschi che hanno delle particolari appendici aerodinamiche, degli spoiler, forme un po' così, quindi è meglio verificare. Continuiamo nell'allestimento della moto, andiamo nel reparto sicurezza. Abbiamo montato TN 9058 che è il paramotore, caso sfortunato che vi scivoli la moto, questa qua appoggerà sul paramotore e non andrà a rovinare la carrozzeria. Sempre con la votazione per il turismo un vetro protettivo. Qui abbiamo montato il 9058A che è lo schermo che va abbinato all'attacco specifico per questa moto che ha il codice A9058A. In ultimo, per chiudere questo bell'allestimento, un accessorio votato alla sicurezza alla guida su strada. Abbiamo fatto questo supporto
per i faretti aggiuntivi. Questo si chiama LS9058, sul quale abbiamo montato i nostri faretti alogeni da 55 watt cada uno S310. In alternativa, se volete, potete montare anche gli S322 a LED. Il supporto è comunque per posizionare i fari ai lati del faro centrale della moto. Con questa soluzione abbiamo 34 litri al posteriore più 25, quindi 50, andiamo ad avere una capacità di oltre 80 litri, quindi ci permette in tutta tranquillità di andare a fare un weekend piuttosto che 4-5 giorni con la nostra compagna, con il nostro amico, con chi vogliamo, e portarci appresso tutto il necessario, quello che ci serve. Spero che abbiate gradito, questa serie continuerà, quindi ci vediamo col prossimo allestimento sul prossimo modello. Ciao a tutti e grazie!